Ben ritrovati con una nuova puntata di Sport Trading Talk. Questa è la terza puntata. Benvenuto Davide Ren. Ciao, ciao. Come sempre abbiamo la tua presenza. Ecco, abbiamo parlato nella prima puntata in generale appunto del settore, poi nella seconda la figura professionale. Oggi entriamo un po' più nel cuore, no, del mestiere, del lavoro, ovvero il processo decisionale. Ecco, in merito a questo, come prende una decisione uno sport trader? Certo. Allora, il processo decisionale è la componente principale di questo tipo di lavoro. Spesso dico che il profitto non nasce da chi vince, ma chi decide meglio, no? E quindi la cura del processo decisionale è stata da sempre una delle mie prerogative. Allora, partiamo dal presupposto. Sono una persona a cui piace decidere, Ok. quindi il processo decisionale deve essere comunque uno skills che tu coltivi partendo da una base comunque di piacere nel momento in cui, come tutte le cose che devi allenare, devono essere collegate a un qualcosa che piace fare. Insomma, se sei una persona che non riesce a decidere tra carne e pesce, viene difficile Certo. costruire questa abilità. Una decisione nasce intanto dallo dallo stato con cui prendi una decisione. Cosa vuol dire? Vuol dire lo stato sono le condizioni mentali ed emotive con cui tu ti presenti a prendere una decisione. E qui nasce tutto un po' il lavoro di preparazione che c'è prima di fare questo tipo di lavoro, che c'è intorno a questo tipo di lavoro, perché gran parte del gioco si vince fuori dall'atto del processo decisionale, ma riguarda il presentarsi al momento delle decisioni nello stato migliore possibile, uno stato psicologico, fisico anche migliore possibile, perché la psicologia è legata al corpo, il corpo è legato alla psicologia, siamo un tutt'uno, quindi ogni aspetto di noi condiziona le decisioni che prendi. Quindi questo è il primo step. Poi diciamo che esistono due componenti all'interno del processo decisionale, l'intuizione e la razionalità. Adesso, qual è la componente corretta? Non vince né uno né l'altro, ma il segreto è far combaciare le due anime. Io sono sempre stato piuttosto intuitivo, quindi ho dovuto sempre allenare la mia componente mancante, che è la componente razionale. La sperimentazione, il lungo processo di sperimentazione mi ha portato a sviluppare quello che è un protocollo, che è piano strategico, piano tattico, ma soprattutto un protocollo decisionale che limita fortemente i movimenti che sono fuori da un certo tipo di codifica che è stata sperimentata nel tempo, che è stata individuata come vincente nel tempo. Il protocollo per me è fondamentale perché mi dà il recinto all'interno del quale posso poi esercitare quello che è la mia prerogativa, che è il pensiero intuitivo. Il pensiero intuitivo è un qualcosa che funziona nel mio caso per percezioni, per sensazioni, che però funziona soltanto quando tu sei al 100%. Ecco, questo l'ho scoperto poi nel tempo. Ok. Le intuizioni, cioè, esistono intuizioni giuste e intuizioni sbagliate e spesso dipendono appunto da come stai in quel tipo di momento. Quindi se nel momento in cui non stai bene, il tuo stato non è ottimale, ti affidi all'intuizione, ti potresti fare male perché le percezioni sono diverse, le situazioni sono diverse e quindi potresti davvero sbagliare nel processo decisionale. Quindi ecco perché il processo decisionale si basa soprattutto su una codifica e un protocollo che rende quel processo ehm, codificato nel tempo, all'interno del quale nel momento in cui prendi una decisione poi puoi anche sfruttare le sensazioni che hai. Quindi questo è il mio modo di prendere decisioni. È chiaro che sul processo decisionale si potrebbe discutere davvero tanto, esistono tanti framework decisionali
che ti permettono, che si adattano meglio alla tua persona e quindi alla tua logica. Di fatto però tutti necessitano di tempo e di feedback. Ecco, il concetto di feedback è un concetto importante perché il feedback nasce dall'errore. Quindi una grande competenza del processo decisionale è quello di iniziare a sfruttare l'errore come feedback e non come senso di colpa, invalidità della propria identità e tutte quelle circostanze che poi non ti permettono di progredire nel processo decisionale. Assolutamente, diciamo che poi conta tanto appunto il tempismo, quindi c'è effettivamente un momento migliore per prendere una decisione. Sì, c'è un tempo migliore, c'è un ambiente migliore, cioè il vero processo decisionale è l'unione di di un mosaico di pezzi, tra Ok. cui c'è il timing, c'è il tempo, in base alla tua strategia puoi scegliere qual è il tuo momento migliore per prendere decisioni, qual è l'ambiente migliore dove prendere le decisioni. Ad esempio, io non prendo mai decisioni fuori dal mio ufficio o non prendo mai decisioni in diretta, in realtà nella vita. Poi nel trading mi tocca farlo perché molti movimenti sono live, ma non sono veramente live, sono già precodificati nella mia mente. Ok. Quindi io arrivo alla visualizzazione dell'evento dove ipotizzo un andamento e in base al mio protocollo decido se l'evento si muove così, allora prendo questo tipo di decisione. Quindi quando poi prendi quel tipo di decisione, non è una decisione live, è una decisione che tu hai precodificato prima. Ecco, questo mi permette di non prendere mai delle decisioni reattive, che sono il peggio che può capitare a chiunque e in qualunque ambiente. Quindi prendere delle decisioni come reazione a qualcosa che sta succedendo, ma questo, questo è buono soltanto quando sei attaccato da un leone, allora Ok. scappa, quella è Certo. la decisione giusta. Ma poi in qualunque tipo di lavoro e soprattutto in questo tipo di lavoro è bene privilegiare delle decisioni che sono proattive, che sono quell'esecuzione di un piano e di una codifica che tu hai studiato a monte. Assolutamente, diciamo che ci sono tanti fattori che influenzano appunto il processo decisionale e nel trading il problema è avere pochi dati o averne troppi. Anche lì è Allora, sì, un'altra tematica, insomma, è una tematica importante. importante che mi connette un po' al poker, di cui non me ne Ok. intendo, però ci sono soprattutto a livello di mindset, ci sono delle similitudini, no? Il vedo non vedo del poker, piuttosto che la capacità di prendere delle decisioni non vedendo tutto. È questione di equilibrio. È chiaro che più dati ho bisogno per prendere una decisione, più inevitabilmente rischio di perdere il tempo o addirittura il prezzo, perché in un lavoro dove il profitto nasce dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, la capacità di prendere delle decisioni prima che determinati eventi si manifestino è, è il vantaggio, è l'edge. Quindi se aspetto troppo e aspetto che tutto il mercato ha visto che quell'andamento sta andando verso quella prospettiva, e allora il mio vantaggio l'ho perso. Quindi di dati oggi ne abbiamo tantissimi, anche troppi secondo me. Io non ho una formazione quantitativa, non sono un matematico, quindi leggo i numeri, mi faccio un'idea sulla statistica, ma non prendo decisioni puramente matematiche, ma prendo decisioni mediante delle letture di alcuni trend, letture che nel tempo ho talmente codificato da riuscire a leggere prima degli altri. E quindi il vero vantaggio è prendere delle decisioni con meno dati rispetto Ok, alla media, assolutamente. perché l'intuito, l'esperienza ha riconosciuto un pattern e quindi può anticipare quello che vedono tutti. È un po' come comprare le quote. Ripeto, non me ne intendo, però
per dare l'idea, se compro le quote di Amazon oggi, va bene, sono solide, sicuramente, immagino siano solide, ma non posso pensare che mi facciano un incremento come se le avessi comprate 20 anni fa. E quindi la capacità di prendere quelle azioni in un contesto dove era meno noto e meno sicuro e meno conosciuto il fatto che potesse diventare l'Amazon di adesso, era il vero vantaggio di chi ha fatto quell'operazione economica. E nel trading è la stessa cosa, la capacità di prendere decisioni con meno dati rispetto agli altri, perché quando arrivano i dati lo sanno tutti. Certo, diciamo che poi è un gioco di intuizione, di previsione, però non è solo questo, perché come abbiamo insomma già accennato, c'è tanto altro dietro appunto al processo decisionale, e credo che l'obiettivo sia proprio quello di riuscire ad arrivare ad avere appunto, come dicevamo anche nelle puntate precedenti, quella consapevolezza che ti portano a trovare il momento giusto, riuscire a fare quell'operazione nel modo più corretto e prendere appunto la decisione migliore, no? Sì, sì, ripeto, torno su un argomento che ho già citato prima, bisogna far pace con l'errore. Cioè, io vedo davvero tante persone anche fuori dal mio ambiente che non prendono decisioni o ritardano il processo decisionale perché hanno paura di sbagliare, no? E questo è anche un discorso culturale, educativo. Non ne usciremmo più se parlassimo di come viene trattato l'errore nelle scuole, la matita la penna rossa. La mia formazione è umanistica, quindi vengo sono un ex insegnante di sostegno. Però la matita rossa, quando cerchi un errore in rosso, stai comunicando che quell'errore è davvero grave. L'errore è un feedback. L'errore ripetuto, lo stesso errore ripetuto diventa grave, ma inizialmente l'errore è l'opportunità, è un segnale che ti permette il miglioramento del tuo sistema. Quindi far pace con l'entità dell'errore e capire che cosa c'è dietro quell'errore che hai fatto ti permette di migliorare il sistema. Questo lo puoi fare nel momento in cui hai un equilibrio. Ecco perché nelle puntate precedenti abbiamo parlato della possibilità di cominciare facendo anche un altro lavoro, quando su quell'errore non ti giochi la vita, no? Perché evidentemente altrimenti c'è una pressione tale da non percepire il vero valore dell'errore, che è il segnale, no? Il segnale che ti dà. E quindi bisogna prima costruire un sistema economico, finanziario e anche psicologico sostenibile, e poi prendere l'errore non come giudizio sulla propria identità, oddio sono stato stupido, no, è un feedback. Certo che se lo stesso tipo di errore lo ripeti per 50 volte, allora ecco, c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non funziona, questo è evidente. Qual è il modo migliore secondo te per gestire l'errore? Allora, io ho fatto un lavoro qualche anno fa, prima di far esplodere ulteriormente questo tipo di professione, che adesso ovviamente non è più solo un professionismo individuale, ma si è allargato a un contesto imprenditoriale. Ho fatto un lavoro di codifica dei miei errori, quindi a ogni tipologia li ho raccolti per tipologia, e ogni tipologia di errore gli ho dato un nome. Cioè, ad esempio, sembra banale, errori, il nome doveva simboleggiare velocemente l'emozione anche che ti ha portato a quel tipo di errore. Errore da stadio. Avevo fatto un errore da stadio perché ogni tanto la possibilità di andare allo stadio e praticare live mi condizionava la scelta, quindi andavo inconsciamente. Guarda, noi siamo davvero il nostro processo decisionale è molto inconscio rispetto al conscio, quindi bisogna stare attenti ai processi automatici che hai sotto. Lì nel dettaglio il fatto che la partita fosse a portata di stadio spingeva una decisione piuttosto che un'altra. Oppure l'errore last minute, l'errore è quando prendevo, sono errori che non esistono più, talmente li ho codificati, talmente gli ho dato un nome riconducibile, era l'errore nel momento in cui prendevo la decisione a 5 minuti dalla partita.
quando il mio protocollo adesso prevede di prendere la decisione nel pomeriggio, molto distante dalla prima decisione di apertura, ovviamente, molto distante dall'inizio dell'evento. Quindi la codifica degli errori e proprio l'aspetto anche di curiosità, di andare a capire che cosa c'è dietro a quell'errore che hai fatto, Certo. permette di vedere il vero valore. Tieni conto che nel momento in cui io riesco a proteggere e a livellare i miei punti bassi, in automatico ho fatto una crescita delle mie performance enorme, perché mi rimangono soltanto gli alti. Molte volte i picchi che tutti hanno sono inefficiati dai cali. Se io riesco a contenere i cali, mi restano soltanto i picchi. Questo è il segreto della performance. Sembra che il segreto della performance possa essere sempre al 100%. No, non è vero. Il segreto della performance è, quando non sei al 100%, non andare sotto. Allora sì, quando inizio a pareggiare, quando non sto bene, lì vuol dire che sto facendo un grande step di crescita. Assolutamente, diciamo che questo è appunto il modo migliore, credo, per arrivare anche a fare questo mestiere, perché poi devi considerare insomma diversi rischi, come abbiamo già detto anche nella scorsa puntata, e anche questa cosa dell'errore credo sia stata molto importante nel tuo percorso. Sì, e poi sai, molte volte quando ti vuoi difendere da un errore tendi ad aspettare troppo. Ok. Prima avevo fatto l'esempio dei dati, c'è stato un momento dove, per carico psicologico che avevo sull'importanza di alcuni movimenti, attendevo le formazioni ufficiali. Ecco, questi sono i dati. Informazioni ufficiali ci sono di solito un'ora prima delle Sì, partite, certo. e impattano sullo giudizio di un evento, perché sapere se Lautaro gioca o Lautaro è in panchina non è la stessa cosa. Certo. Però nel momento in cui arrivi a prendere la decisione con quei dati lì, a quel punto tutto il mercato scopre le proprie carte, quindi tu il vantaggio l'hai perso. Quindi il vantaggio è prendere quella posizione quando la posizione è ancora incerta, Ok. e poi poterla lavorare economicamente, perché poi il vantaggio dello sport trading è che durante l'evento tu puoi comunque lavorare la quota, limitando l'esposizione, aumentando l'esposizione, quindi il movimento che fai non è un movimento irrevocabile. Però molte volte capitava che, proprio per evitare l'errore, ma evitare il dolore che provoca un errore, tendenzialmente aspettavi troppo e cercavi di tutelarti con un maggior numero di dati, quindi facendo un altro errore. Certo. E quindi, perché a quel punto perdevi il pricing. Entrando in una dinamica che nel libro ho scritto è errore che chiama errore. Molte volte l'errore fondativo poi ne chiama altri 2 o 3 che sono errori di compensazione. Quindi il lavoro sugli errori è un lavoro davvero fondamentale, ma prima di tutto è una questione di mindset, nel dare all'errore il giusto connotato. Ottimo, grazie mille Davide, abbiamo approfondito insomma anche il tema del processo decisionale. Ricordo in conclusione che potete trovare su LinkedIn Davide Renna e Sport Trading Life, sito web www.sport-trading.life e www.daviderenna.com per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille e alla Grazie a te. prossima. Ciao, a presto.